Ciao ciurma, benvenuti su Oscar Code anche ai piratini appena arrivati, nuovi del canale. Oggi c'è una nuova puntata della serie CyberDeep, una serie dove andiamo a vedere tutte le vulnerabilità, in particolare quelle di cui abbiamo già parlato nei nostri short, cyber short. Oggi infatti parliamo di una tecnica silenziosa e invisibile che i criminali informatici usano ogni giorno per entrare nei vostri account senza conoscere la vostra password. Avete capito bene? Non devono neanche sapere la vostra password. La cookie theft, ovvero il furto dei cookie di sessione. Theft è furto e cookie è il cookie di sessione. Quindi non serve il phishing, non serve il brute force della vostra password, basta un cookie configurato male al lato della developer. E dopo vediamo anche come proteggere questi cookie, come i developer possono proteggere questi cookie scrivendo del codice giusto. E ti mostro esattamente come funziona. Lo facciamo col mio sito, come abbiamo sempre fatto, e vediamo il codice, come funziona questo furto di cookie e com'è facile anche farlo, quindi bisogna stare attenti. Ora, sigla del CyberDeep e poi torniamo qua e vediamo tutto quanto. Benvenuti su Oscar Code. Questa è Cyber Deep, la serie dove approfondiamo i temi più interessanti, dai nostri shorts alle storie di interesse pubblico più amate. Iscriviti al canale per supportarmi, mettetevi comodi, il video sta per iniziare. Prima di qualsiasi altra cosa dobbiamo spiegare cosa sono i cookie di sessione. Cosa sono i cookie? Prima di tutto sono dei piccoli file di testo che il server invia al browser per ricordare chi sei, per ricordare qualcosa. Quando fai il login su un sito, il server crea una sessione e ti assegna un session ID, ovvero un codice identificativo univoco salvato in un cookie il più delle volte per ricordarselo. Da quel momento in poi, ad ogni richiesta, il browser manda automaticamente quel cookie al server. Il server lo legge e dice: "Ah, tu sei Pinco Pallo, bentornato piratino". Non ha bisogno di richiederti la password ad ogni click, perché si ricorda quel cookie di sessione. Problema, c'è un problema di fondo: se qualcuno ruba quel cookie, diventa te, in quel sito internet. Per il server non c'è nessuna differenza, a meno che non ci siano dei controlli che poi dopo vediamo. Le tecniche di furto principali sono l'XSS, cross site scripting, cioè iniettano JavaScript malevolo che legge document cookie, dopo vediamo come fanno, e lo invia ad un server remoto. C'è il man in the middle attack, cioè intercettano il traffico su reti non sicure, non cifrate, tipo quelle non HTTPS, solo HTTP puro. Poi ci sono, vabbè, i malware e gli infostealer, che sono una tecnica un po' più avanzata, sono software come Redline, Raccoon, altri, che estraggono i cookie direttamente dal database locale del browser. Queste sono tecniche un po' più avanzate in mano a criminali informatici veri e propri. C'è poi anche la session fixation, cioè forzare una session ID già nota all'attaccante prima del login. Ora vediamo una demo pratica. Allora, diciamo subito che questa demo è fatta in modo semplice per far capire a tutti come funziona un furto di cookie in un sito internet. Non è una demo con codice avanzato, che può creare tanti danni ovviamente, però è un possiamo prendere nota per capire come funziona la tecnica, per vedere anche com'è facile farla, per poi difenderci di conseguenza, insomma. Io ho creato un piccolo file di codice nel mio sito internet, che adesso lo andiamo a vedere. Andiamo a vedere il codice, andiamo a vedere come si comporta nel browser. Quindi, magia, andiamo a vedere nel codice. Dunque, questo è il codice che ho creato, cookietest-index.php. È una pagina sola, paginetta, come vi ho detto è un codice abbastanza semplice, perché abbiamo una pagina PHP, insomma, innanzitutto solo per uso educativo didattico, è meglio specificare. Allora, cosa fa questa pagina PHP? Session start innanzitutto fa partire la sessione e, da un codice di sessione random, la lo abbiamo lo abbiamo messo ho messo un token casuale, mhmm,
diciamo di solito non si fa così, ho messo un codice casuale appunto per vedere come è possibile fare l'attacco, insomma. Abbiamo messo un set cookie. Attenzione perché questo cookie è vulnerabile. Dopo andiamo a vedere nello specifico cosa vuol dire, ma è senza HTTP only, il flag, ed è senza il flag secure. Quindi può andare sia su HTTP che su HTTPS. Quindi questo è fatto per la demo, non bisogna mai usarlo in produzione così. Creiamo un cookie con questo codice PHP, ok? Dopo andiamo a vedere come fare per metterlo a posto. Quindi assegniamo una variabile per vedere se il cookie è presente oppure no, che è questa isSet cookie, e estrapoliamo il valore del cookie che poi dopo andiamo a stampare a video. Questo invece è l'HTML, c'è lo style, insomma c'è l'CSS e l'HTML. Ora lo andiamo a vedere anche sul browser, perché è questo che mi interessa a me, farvi vedere come funziona questo tipo di attacco. Altre piccole premesse, ho volutamente messo delle console log che dopo andiamo a vedere, che si scrivono dentro la console del browser, che poi andiamo a vedere anche com'è fatta, e ho messo anche un pulsante dentro la pagina per diciamo simulare il furto del cookie tramite JavaScript. Insomma, io ho messo un pulsante, però potrebbe essere qualsiasi cosa, un'estensione che inietta del codice, un commento in cui clicchi, potrebbe essere qualsiasi cosa. Ok, eccoci, questo è come risulta il sito da parte della vittima, perché c'è una parte vittima e la parte attaccante, insomma, e andiamo a vederlo. Il perché. Io sono loggato praticamente col mio account, come si vede, e ho questa sessione che è salvata dentro un cookie. In JavaScript può leggere questo cookie, ovviamente perché ha il flag HTTP only uguale a false. Cosa può succedere da parte dell'attaccante? Che in questa pagina io potrei vedere un'immagine, ok, che è malformata e che ha nel query string proprio il cookie di cui stiamo parlando, che è questo. Se io vado a vedere leggi cookie via JavaScript, che più o meno si fa così, document cookie, lui mi fa vedere la sessione demo session è uguale alla mia sessione dove sono loggato dentro a questo sito. Ora andiamo a vedere cosa può fare un attaccante, perché ricevendo questa sessione, questo numero, ricevendo questo demo session, ok, può copiare la sessione, ok, e vedete qua non c'è nessuna, posso anche aggiornare, non c'è nessuna sessione, ok, siamo dalla parte dell'attaccante, stesso sito, ok. Ora cosa andiamo a fare? Andiamo a iniettare il cookie, la sessione che abbiamo preso dal sito di prima, che ho copiato ovviamente perché qua siamo sullo stesso computer, ma ok. Facciamo F12, quindi mi si aprirà, eccola qua, la console log del browser, e facciamo un trucchetto. Allora, questa è la sessione che abbiamo preso prima. Questo è il codice da incollare nella console log. Allora noi facciamo così, ok, eccoci qua, andiamo alla sessione e la mettiamo qui. Demo session, questa sessione. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso la sessione che l'attaccante ha preso prima nel sito dove era loggata la vittima, e ho aperto la stessa pagina con un browser diverso qua, ma insomma in qualsiasi altro browser che non ci sia la sessione, la stessa sessione, dove io non sono loggato, e ho scritto questo codice nella console log. Ora possiamo darci invio e vediamo cosa succede. Come vedete nessuna sezione trovata,
qua siamo nella pagina stessa in cui eravamo prima, diamo l'invio e ci dice, ora vabbè la pubblicità, ci dice in tempo reale, anche la pubblicità ci dice che l'attaccante è già in possesso del cookie e quindi sta guardando la pagina come se fosse già loggato dentro con questo demo session, okay? Questo è il cookie theft. Questo è uno degli attacchi, più brutti, perché a volte i siti piccoli, come ho già detto, non hanno una protezione per questo tipo di attacchi, o comunque sono magari sviluppati male. Ora vediamo anche come poter sviluppare un sito e difendersi da questo attacco, perché ci sono delle cose, abbastanza, anche semplici da poter implementare, iniziali diciamo. Ora, fatto vedere questo in modo semplice, spero che si sia capito in modo semplice con questo attacco può essere perpetuato, ma ci sono anche degli attacchi simili di, cookie theft molto, molto più avanzati che, possono anche, diciamo bypassare alcuni controlli che poi dopo andremo a vedere. Ora, parliamo ora di come poterci difendere da questo attacco, soprattutto dalla parte developer, okay, perché l'utente poco può fare, da questo punto di vista, perché, a meno che di non cliccare su link strani, però come abbiamo visto prima, se c'è un'immagine già, che quando si carica, già la carica con la query string che chiama il cookie di sessione, lo manda da un altro server, può fare molto poco, okay, perché quando l'immagine si carica già automaticamente, il cookie di sessione viene inviato e allora cosa può fare? Non guardare le immagini? Vabbè. E insomma, okay, quindi andiamo a vedere cosa si può fare a lato developer per questo problema. Arriviamo subito. Eccoci qua. Bene, abbiamo visto come funziona il cookie theft, ora vedremo anche qualche flag, a livello di developing. Allora parliamo un attimo degli utenti. Come si possono difendere da questo cookie theft? Allora utilizzare sempre HTTPS, controllate sempre che sia una connessione cifrata, anche se, ehm non sempre, questo è garanzia che nessuno vi rubi il cookie. Comunque controllate sempre che voi siete su HTTPS quando mettete delle credenziali. Fate logout esplicito dopo ogni sessione, soprattutto su computer condivisi. Questo è importante perché così non lasciate cookie in giro nel vostro browser. Non connettetevi alle reti wifi pubbliche senza una VPN o senza un tunnel cifrato che vi cifri la connessione e vi escluda l'attacco man in the middle. Utilizzate delle estensioni anti-XSS come uBlock Origin, anche se sì, va bene, e abilitate l'autenticazione a 2 fattori sempre. Anche con il cookie rubato l'attaccante non supera l'autenticazione a 2 fattori su molti servizi che hanno questa autenticazione. Questo purtroppo è tutto per l'utente, perché come ho già detto, non può fare moltissimo se, questo attacco viene perpetuato in modo avanzato, con tecniche avanzate, è molto difficile da stoppare. Per i developer abbiamo degli strumenti adatti per stopparlo, quindi soprattutto nel codice PHP che vi ho mostrato prima, ora ve lo rimostro con la versione sicura dello stesso cookie. Bastano 2 flag, 2 opzioni per eliminare quasi completamente il rischio, quasi completamente, perché come ho detto ci sono anche tecniche avanzate dei criminali proprio che hanno studiato queste tecniche per bypassare i controlli. Vediamo come funziona la versione sicura. Eccola qua, la versione sicura. Ve la spiego semplice, semplice. C'è il dominio, okay, che cookie vuol dire dominio, vuol dire che il cookie non può essere richiamato su un altro dominio al di fuori di questo, cioè il tuo dovrebbe essere. Ma anche se non ci fosse il cookie, se vuoi, salvare un cookie, anche per il tuo sottodominio uguale, eccetera, dovresti prendere in considerazione soprattutto di mettere il flag secure su true, quindi il cookie potrà funzionare solo esclusivamente su connessioni cifrate HTTPS, e mettere
il flag HTTP only su true, anche questo, cioè vuol dire che se è su true vuol dire che il cookie non potrà mai essere letto da JavaScript, ma solo dal server con codice server side tipo PHP o altri. E questo già blocca il 95% di attacchi di cookie theft. Ci sono anche delle volte in cui non è possibile, voi volete far leggere il cookie a JavaScript perché volete fargli fare certe cose, e allora lì ci sono tecniche avanzate di comparazione della fingerprint, oppure insomma dell'IP, oppure di una stringa contenente l'IP, l'user agent, e via dicendo, in modo che quando si connette al dominio salva il cookie, ma salva anche questa stringa che poi viene comparata a ogni volta che accede. Se la stringa che si chiama fingerprint è diversa, vuol dire che c'è qualcosa che non va e quindi si può disconnettere. Questa è una tecnica avanzata di rilevamento di cookie theft. Poi c'è anche il flag same site da impostare su strict. Questo è un flag nuovo, fatto 5 anni fa, insomma, aggiornato perché il cookie aveva questa particolarità e quindi blocca i CSRF e le richieste cross site. Quindi se noi mettiamo strict vuol dire che il cookie può essere chiamato solamente esclusivamente dal nostro dominio e non da altri. Ok, ora che vi ho fatto vedere dalla parte del developer come poter mettere in sicurezza il codice che abbiamo fatto prima, torniamo un attimo noi. Quindi bene, 3 flag e 3 livelli di difesa. C'è anche il quarto, il domain, e comunque quei 3 alla fine sono un bel livello di difesa che portano via il 90-95% degli attacchi di cookie theft. Ripetiamo, il flag HTTP only vuol dire che JavaScript non può leggere il cookie, ok? Risulta in un attacco bloccato che blocca l'attacco XSS cookie theft. Il flag secure vuol dire che il cookie può essere inviato solo su connessioni cifrate HTTPS. Questo esclude l'attacco man in the middle o sniffing. E il same site strict vuol dire che il cookie non può essere inviato in richieste cross site, quindi esclude l'attacco CSRF. Non finisce qui, perché come developer dovreste anche, come abbiamo detto prima, ci sono alcuni altri accorgimenti da fare, quindi rigenerare il session ID dopo ogni login, quindi specialmente in PHP session regenerated ID tra parentesi true. Impostare il timeout di sessione breve lato server, non solo lato cookie, ok? E validare l'user agent e l'IP ad ogni richiesta. Non è infallibile, ma aggiunge una frizione, come abbiamo detto prima, una fingerprint da comparare ogni volta che l'utente fa qualche azione o comunque accede. C'è anche da implementare una CSP, si chiama Content Security Policy, negli header HTTP per bloccare script non autorizzati. Questo anche è importante. E poi potreste anche usare token CSRF per ogni form sensibile. Token CSRF è un'altra tecnica per stoppare gli attacchi CSRF, ok? Un codice nascosto nel cookie che poi viene comparato nella pagina che riceve il form. Bene, ciurma, questo è tutto quello che potete fare contro questo tipo di attacco ed è veramente semplice. Il problema è che alcuni lasciano dei buchi enormi nel proprio codice e quindi lasciano aperte le porte a questo tipo di attacco. Attenzione, perché specialmente il confronto di fingerprint è molto utile quando c'è di mezzo un attaccante che sa cosa sta facendo e che ha in mano tecniche avanzate per bypassare alcuni controlli del browser, perché diciamocela tutta, questi controlli, questi flag dei cookie valgono per i browser a noi noti. Se un attaccante ha in mano un software un po' più avanzato che può indurre anche
la vittima a utilizzarlo, è un po' più difficile bloccarli se stai bypassando questi flag, il browser bypassa questi flag, eccetera. Quindi la comparazione della fingerprint è molto buona perché aggiunge un altro livello di sicurezza per il developer. Quindi ricapitolando, il cookie theft è reale. Attenzione perché poi questa tecnica ultimamente viene molto usata in modo avanzata da chi la sa usare. È semplice da eseguire su siti mal configurati e può bypassare completamente la tua password. Come utente utilizza sempre HTTPS, fai sempre il logout in modo da non lasciare cookie o tracce nel tuo browser e usa l'autenticazione a 2 fattori ogni volta che il sito lo permette. Come developer usa i flag HTTP only, secure e same site del cookie stesso quando lo salvi, sempre senza eccezioni. Se sei un developer e stai costruendo un sito con autenticazione, testa subito i tuoi cookie con i DevTools del browser. Se vedi che non hanno il flag HTTP only, hai un buco di sicurezza aperto. Puoi comunque utilizzare, come abbiamo detto, la comparazione della fingerprint, ma richiede delle tecniche avanzate per i developer. Se il video ti è piaciuto lascia un like e iscriviti al canale Oscar Code perché dobbiamo crescere, mi raccomando, perché dobbiamo crescere e ci serve. E fammi sapere nei commenti se ti è successo anche a te di un account rubato magari per un semplice cookie lasciato aperto da qualche sito, da qualche parte, o se c'è qualche estensione che conosci che è malevola e che fa questo tipo di raggiri, diciamo. Ok? Ci vediamo, ciao ciurma, ci vediamo al prossimo video, al prossimo Cyber Deep che verrà preso dai nostri short più visti. Grazie a tutti, ciao!